Popolo di imbrattatori, nel video di oggi vi faccio vedere la posa di un pavimento. Ma siccome noi siamo bravi e non si fa come fanno tutti ora con i pezzettini, le macchinette per diventare le mattonelle, no, noi si fa alla vecchia maniera, alla brava. Prima di passare al video bisogna fare una premessa, bisogna che vi dia qualche nozione, perché se no se ci trovate e non sapete dove partire, fate nulla. Lo so che sono noiose queste parti, però sono anche necessarie e tanti di voi le salteranno, lo so già. Come al solito, materiale e procedimento e attrezzatura è tutto quanto in descrizione, quindi se avete bisogno di sapere cosa ho usato, guardate, trovate tutto qua. Vai. Allora, per prima cosa, da dove si parte a fare un pavimento? Per prima cosa ci vuole un massetto fatto bene, perché se il massetto non è fatto bene, il pavimento è una gran rottura di scatole. Questo perché già non è un lavoro semplice. Se poi c'è anche il massetto fatto male, viene quello che nel gergo tecnico si chiama un bel troiaio. Se non sapete come si fa il massetto, guardate questo video, vi metto il link qui e in descrizione. Dopo aver fatto il massetto potete fare il pavimento. Poi, a cosa si guarda? Per esempio, da dove si parte in una stanza a fare il pavimento? Questa è la cosa che ci vuole un po' più esperienza e un po' più occhio per capirla. Noi per esempio siamo partiti dalla porta d'ingresso e abbiamo tenuto per buona la parete che si vede dall'ingresso, come vedrete nel video. Questo perché? Perché tenendo la linea della parete e il quartello della porta si evitava di fare tutti i pezzetti piccoli al muro e con una finestrella intera all'ingresso della casa si riusciva a chiudere lo spazio. Per la partenza di solito si tiene conto magari in un bagno, per esempio, l'angolo che si vede che sia fatto, che si veda la mattonella intera, oppure a seconda della squadra della stanza si tiene magari due pareti che sono squadra e si parte da lì, oppure si tiene per buono, si cerca di fare meno sciupo possibile, e per sciupo si intende fa meno tagli e meno avanzi da buttare via. Insomma, questa è la cosa un po' più. Poi alla fine potete partire come vi pare, però insomma, se uno ha un po' di esperienza fa un lavoro fatto meglio, spreca meno materiale e fa bene. Un altro punto da tenere in considerazione è come si stende la corda. La corda praticamente è importante l'inclinazione della pestola ventata. Questo perché? Perché se la tenete troppo inclinata, invece di essere magari di 1 centimetro, le tacche che rimangono sulla colla sono di 6, 7, 8 mm e sulla superficie della mattonella si perde tanta corda e quindi si rischia che si abbassi o si rischia che non si attacchi bene. Quindi per questo bisogna stare attenti. Diciamo che per avere un riferimento ci vuole un'inclinazione di 25-30 gradi giù di lì. E poi ovviamente va stesa nella maniera più uniforme possibile, evitando che rimanga della colla vicino alla mattonella messa prima, alle mattonelle già messe. Questo perché? Perché se si mette la mattonella quando si fa pressione per mandarla a livello, la colla esce dalla fuga e per evitare questo bisogna anche mettere la mattonella accostata alle altre. Si mette, si manda a posto, si manda a livello e poi gli si dà la fuga che serve. In questo caso noi siamo usati delle crocette da 2 mm.
perché le mattonelle ora per esempio in questo periodo vanno tanto grandi formati, qui infatti si parla di mattonelle di 60x60 e di solito quando si posa un pavimento che è superiore a 30x30 è consigliata la doppia spalmatura, che vuol dire che si spalma, si stende la colla sul bassetto e sulla mattonella. Di solito chi lo fa usa la mestola dentata con denti di 1 centimetro sul bassetto e denti da mezzo centimetro sulla mattonella. In questo caso, siccome le mattonelle sono di buona qualità e il massetto era fatto bene, non ho fatto la doppia spalmatura e è venuto, sembra un biliardo. Come vedete qui per esempio, giusto per la partenza e per controllare ogni tanto se va tutto bene, ho usato una riga d'alluminio per vedere che le mattonelle toccassero tutte pari, che fossero tutte addirittura cordate.